Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare questo raffinatissimo bouquet da sposa. L'ho realizzato in questi due colori, bianco e bordeaux, ma potete farlo naturalmente nei colori che più vi piacciono. Ho aggiunto anche qui gli strass, ho messo anche dei piccoli strass fiorellini all'interno del bouquet, ho messo delle perline. È molto elegante, come vedete ho fatto tutte queste piccole rose. Ci vuole un po' di pazienza, però il risultato è davvero bello. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il mio bouquet ho preso una pallina di queste già diciamo che si possono aprire, che sia di misura di 16 cm. Poi ho preso un cartoncino di questi un po' più doppi e sono andata a ritagliare qualche centimetro in più, circa 1,5 cm di più della pallina, in modo da poter poi mettere il nastrino intorno. Questo è facoltativo, decidete voi se farlo così oppure no. Fatto questo, ho fatto il centro, ho cercato il centro del cerchio e ho fatto il foro, in modo da andare poi ad inserire il tubo. Questo è un tubo di quelli delle pellicole, diciamo, le pellicole sia del carta stagnola che della pellicola trasparente, e ho tagliato a misura più o meno il manico. Vedete voi quando lo volete fare lungo, decidete un po' voi, e poi andiamo ad inserire il nostro manico all'interno di questo foro che abbiamo creato. Deve essere un pochino più largo perché poi dobbiamo passare anche il nastrino intorno, in modo da coprire questo cartone. E poi vado a sistemare anche la pallina di polistirolo qui sopra. Prima di inserire la pallina vado a fare un altro cerchio, in modo da bloccare bene la pallina all'interno anche di questo cerchio. L'ho fatto un po' più piccolo in modo che entri all'interno del cerchio, così bloccandolo in questo modo. Vado a posizionarlo proprio alla base e poi vado a chiudere con quest'altro cerchio così. Preparata la base, devo andare ad inserire il nastrino all'interno. Prima di andare ad inserire il nastrino vado a bloccare un po' questi fili qua che sono fuori, in modo che non si sfili più. Con l'accendino brucio leggermente la parte del nastrino e vado a posizionarlo intorno a questo cerchio. Entro da questo lato qui, così, fermo il nastrino. Possiamo usare anche uno scotch per bloccare la prima parte, oppure della colla a caldo, e dobbiamo andare ad inserire il nostro nastrino coprendolo tutto. Tagliamo un certo pezzo, vediamo più o meno quando ce ne vuole, e poi inseriamo tutto all'interno e facciamo ripassare tante volte, accavallandolo leggermente verso la fine, così, e facciamo tanti passaggi fino a riempire tutto il nostro cerchio. Dopo aver coperto tutta la base, questo è il risultato da una parte e dall'altra. Andiamo poi a bloccare l'ultimo giro che abbiamo fatto, sempre con la colla a caldo, e questa sarà la base del nostro bouquet. Dobbiamo poi vedere se riusciamo ad inserire il tubo che abbiamo fatto in questo foro. Naturalmente facciamo un po' di pressione e cerchiamo di inserirlo in questo modo. Una volta che abbiamo inserito, ci siamo assicurati che va bene, possiamo proseguire. E così abbiamo rivestito la base del bouquet. E ora possiamo andare a rivestire anche il manico. Messo all'altezza giusta, dobbiamo andare a bloccare prima questa base qui di sotto, in modo da coprire il foro. Possiamo metterne due nastrini in questo modo. Tagliamo un piccolo quadratino così e dobbiamo andare a applicarlo con la colla a caldo. Volendo possiamo mettere anche un po' di scotch biadesivo, in modo da farlo reggere per bene. Poi, sempre utilizzando il nastrino, dobbiamo andare a ricoprire tutto il manico. Dobbiamo avvolgere il nostro nastrino intorno al manico fino ad arrivare a questa base qui. Prendiamo più o meno la misura, tagliamo e poi andiamo a rivestirlo. Io il manico complessivamente l'ho fatto di 18 cm, poi vedete voi come volete farlo. Ora andiamo a tagliare dei nastrini della misura di 18 cm. Fatto questo, ne tagliamo tanti, in modo da andare a rivestire tutta la parte superiore tra la pallina
è questo cerchio qui. Dobbiamo farne uscire di circa 2 dita fuori in questo modo e dobbiamo metterli uno accanto all'altro, piegandoli così. Li andiamo a piegare e andiamo sempre a fermare poi con un po' di accendino, andiamo a bruciare leggermente e dobbiamo accavallarli così un pochino sotto, in modo da rivestire anche questa parte qui, così, e ne andiamo a mettere tanti in modo da far venire questo piccolo merletto intorno, e andremo poi a posizionare la pallina sopra in modo che venga così, vengano fuori queste piccole decorazioni fatte con il nastrino tutte intorno, così. Quindi andiamo a tagliare, io ne taglierò circa 12, poi vedete un po' voi quante ne servono per rivestire un po' tutto il cerchio in base a come avete accavallato. E ora con un po' di pazienza ci andiamo a mettere i nostri nastri piegati così uno dietro l'altro. Man mano li andiamo a fermare con la colla a caldo, così accavallandoli, e facciamo tutto il giro fino a riempire tutta la parte in questo modo. Abbiamo fatto tutti della stessa misura, andiamo a piegare e andiamo a metterli tutti intorno. Volendo, prima di inserire i nastrini possiamo aggiungere anche dei veli, ne possiamo aggiungere 3 o 4 o solo uno, come più vi piace, e andiamo ad inserirli alla base. Così da questa parte verrà questo piccolo volando di velo facoltativo, potete metterlo oppure no, come più vi piace. Possiamo fare prima un solo strato e poi andiamo a fare un altro strato, tra uno e l'altro andiamo a posizionare altro nastrino così, in modo da farlo venire un po' più sollevato. Questo è facoltativo, decidete se fare anche quest'altro secondo strato oppure farne solo uno. Per realizzare le piccole rose vado a fare una catenella di 13 maglie e lavoro nella prima maglia qui, lavoro una maglia bassa, 6 maglie alte sempre nello stesso punto, e poi vado a fare una maglia bassa per chiudere questo petalo. Ripeto per l'altro petalo la stessa cosa, entro nella prossima maglia, faccio una maglia bassa, 6 maglie alte e di nuovo una maglia bassa, e ripeto questa sequenza per ogni catenella di sotto. E poi andremo ad avvolgere la nostra rosa su se stessa in questo modo, e poi con ago e filo andiamo a bloccare i petali, passiamo ago e filo e blocchiamo i petali. E ora inseriamo il filo rimasto alla fine nell'ago e dobbiamo andare ad arrotolare la nostra rosa, partendo dal primo petalo andiamo in questo modo, la arrotoliamo per bene e formiamo così la nostra piccola rosa. Poi con ago e filo andiamo a bloccare i petali, passiamo un po' di volte fino a bloccare ogni petalo, e poi andremo a mettere un po' di colla a caldo e la andiamo a applicare sul bouquet. Io vado a fare alcune bianche e qualcun'altra la vado a fare rossa bordeaux, così mi è stato chiesto, lo vado a fare in questo modo, e così andrò anche a mettere un po' di nastrino bordeaux sul bouquet. Con ago e filo e con pazienza vado a bloccare i petali alla base della rosa in modo da chiuderli tutti insieme, cercando di mantenere la forma alla rosa, così. A questo punto possiamo staccare il filo e incollarla con la colla a caldo sul polistirolo. Una volta che abbiamo tappato la base di sotto possiamo proseguire con avvolgere il nastrino intorno al manico, così. Man mano che lo avvolgiamo saliamo sopra, aggiungiamo un po' di colla a caldo per bloccarlo e
e andiamo ad avvolgere tutto il nostro manico. Stendiamo per bene e mettiamo un po' di colla volta per volta fino ad arrivare alla base del sotto, e poi tagliamo il nastrino e lo andiamo sempre un po' a bruciare lo andiamo a bruciare per bloccare i fili. Ovviamente quando andate a mettere la colla andate a stringere bene volta per volta in modo da farlo aderire per bene. Io man mano che vado a sistemarlo andrò a mettere un po' di colla a caldo. Parto da qui, metto la colla a caldo sia intorno a qui che qui e poi vado a chiudere il nastrino così, tirandolo leggermente, avvolgendo sempre un pochino più su. Volta per volta aggiungo un po' di colla. Il nastro utilizzato qui per rivestire la base è di 4 cm, mentre ora vado ad utilizzare uno da 2,5 e vado a rivestire sopra questo, vado a passare però un poco più diciamo distanziato questo altro nastrino, così ripasso e lo vado a bloccare così come ho fatto questo. Vedete, si vede questo qui, lo vado ad applicare un po' più distanziato, diciamo non avvolgendolo sopra, ma lo vado a avvolgere un po' più distaccato tra questo e questo, così, e vado a fare un giro così in modo da dare più luce e più spessore al manico. Realizzate poi un fiocco come ho fatto vedere nel video specifico dei fiocchi e potete poi applicare qualsiasi decorazione. Ho utilizzato questo piccolo fiorellino che è molto luminoso, dà un tocco di luce, ma potete metterci qualsiasi altra decorazione. E questo fiocco lo andremo a posizionare sotto il bouquet, la parte del manico qui alla base, tra la base del disco e la base del manico. E ora con tanta pazienza andiamo ad applicare queste decorazioni qui che abbiamo realizzato, mettendole una a fianco all'altra, poi ne andiamo a mettere altre sopra così, e poi la base del bouquet sarà pronta. Andremo a mettere la pallina sopra, la mezza pallina sopra, e poi andremo a decorare la fine i fiori, le rose, con le rose e la pallina. Per realizzare il fiocco faccio in questo modo: vado a prendere più o meno la misura di come lo voglio grande, e vado a prendere più o meno, io vi dico più o meno quando l'ho fatto, poi vi regolate voi. Io l'ho fatto di 16 cm, fatto di 16 cm, e vado a mettere la metà qui in modo che poi venga chiusa all'interno, e vado a fare alcuni giri in questo modo della stessa lunghezza. Vado a piegare così, prendo la stessa lunghezza da un lato e dall'altro, e poi arrivata a questo punto vado a tagliare il mio nastro, e lo vado a tagliare un poco di più in modo da poterlo poi piegare all'interno. L'ho tagliato in questo modo e ora vado a piegare all'interno questa parte qui. Poi magari passate sempre l'accendino in modo da non farlo sfilare. Con un altro nastrino, magari possiamo prendere anche quello rosso oppure bianco, se avete lo volete fare tutto bianco, e andiamo a stringere questa parte qui centrale del nostro fiocco. Lo andiamo a stringere legandolo al centro, e poi andremo ad aggiungere un altro fiocco bianco. In questo modo vado a fare alcuni giri così al centro in modo da stringermi bene questa parte, lo vado a legare e poi aggiungo altri due nastri bianchi che scendono. Prendo un altro po' di nastrino bianco lucido in modo da richiamare le parti e vado ad inserirlo sempre qui legandolo con questo filo rosso. Lo blocco bene e poi vado a dare un po' la forma al fiocco.
diamo bene la forma al fiocco, lo apriamo per bene e poi andremo ad inserire anche un po' di nastrino rosso. Con il nastrino rosso vado a fare un bel fiocco, così, piegando i due lati, vado semplicemente a legarlo in questo modo, do bene la forma e distribuisco bene la distanza tra uno e l'altro e poi vado a fare un altro con un altro filato più sottile, stringo bene, do bene la forma e ne vado a fare un altro con il filato sottile, taglio un po' più lungo, con il filato più sottile sempre rosso vado a fare un altro fiocchetto, piego le estremità in questo modo, così, e vado a legare al centro e anche qui do bene la forma, così, e lo vado a posizionare sull'altro, così. Volendo possiamo farne ancora un altro per dare ancora più volume sul davanti. Ne ho fatto ancora un altro e vado a posizionare i tre fiocchetti uno sull'altro in modo da darmi più volume qui al centro. Possiamo mettere anche un pochino più inclinato questo, così, e poi andiamo ad incollare con la colla a caldo. Al centro possiamo metterci un brillantino o un qualsiasi cosa che dia un po' di luce al centro del nostro fiocco. Possiamo mettere un semplice diamantino così, oppure non so, un orecchino o qualcosa che dia luminosità al fiocco. E questo è il fiocco che ho preparato da mettere sotto al bouquet, sul manico e dalla parte del bouquet sopra. Sugli altri due nastrini ho aggiunto questo più sottile, sempre rosso, e poi vado ad applicare il fiocco qui alla base, tra la base di sotto del bouquet e il manico, poggiandolo così e incollandolo con la colla a caldo. Ho fatto l'altro giro di nastrini qui lucidi in questo modo, ho applicato la pallina di polistirolo sempre con la colla a caldo, incollandola. Volendo potete metterci anche dei bastoncini di legno all'interno del manico in modo da rendere il bouquet più saldo. Potete inserirlo dal manico all'interno fino ad arrivare al polistirolo. Questo è facoltativo, vedete un po' voi. E ora con un po' di pazienza iniziamo ad incollare i fiorellini, le nostre piccole rose, una vicino all'altra in questo modo, e a riempire tutta la base di sotto. Man mano andiamo a riempire, volendo potete alternare i colori dei vostri fiorellini come preferite. Andate a metterlo uno vicino all'altro, così incollandoli piano piano con delicatezza e con un po' di pazienza. Li andiamo ad unire bene tutte quante, mettendola sulla posizione dritta, ovviamente tutte intorno. Ho posizionato il primo strato di rose in questo modo e vado a fare così fino a riempire tutta la parte. Piano piano, con calma, andiamo a riempire anche gli spazi vuoti, quindi andiamo a mettere un po' alternate in modo da riempire tutte le parti. Volendo poi tra una rosa e l'altra possiamo aggiungere questi piccoli fiorellini per dare un tocco in più. Questo è facoltativo, potete mettere anche delle perline, ciò che più vi piace. Vado ad inserire queste piccole decorazioni qui lateralmente in modo da far venire fuori un po' di verde. Questo è facoltativo, potete mettere qualsiasi cosa, anche delle perline, oppure potete mettere dei fiorellini, un po' d'erba, quello che preferite. Ho aggiunto, come ho detto, anche questi piccoli strass a forma di fiori, ma potete mettere quello che preferite. Potete aggiungere anche qualche perlina dentro ai fiorellini in modo da decorarlo così, oppure lasciarlo semplicemente come preferite, potete mettervi ciò che desiderate. Ho aggiunto anche qui il fiorellino sul fiocco, mettendolo alla base di sotto tra il manico e la base del bouquet, e poi vado a mettere un po' di strass lungo questa parte qui. Questo è facoltativo, potete farlo oppure no. Vado ad incollare questi strass qui alla base del bouquet intorno in modo da dare un po' di luce anche alla base del manico.
questo è il mio bouquet terminato, spero che vi piaccia. Ho aggiunto anche questi fiorellini di Swarovski molto belli, ho aggiunto anche il fiocco qui come vedete, questa è la base di sotto, questo è il manico, ho messo anche qui degli strass. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio a tutti! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.